Ciao, io sono Laura Volpes per Impronte d'autore e nel video di oggi vi mostrerò come realizzare un simpaticissimo sacchettino portadolcetti a tema Halloween. I set di timbri che andremo a utilizzare oggi sono i due set Halloween, sono dei mini set e sono simpaticissimi. Nella info box sotto al video troverete la lista di tutti i materiali utilizzati, quindi potete andare a controllare lì se c'è qualcosa che vi interessa. E come primo step sono andata a creare il mio sacchettino. Lo schema lo trovate sul retro della confezione della tavoletta plissé di Impronte d'autore, quindi la tavoletta per cordonature, e insieme allo schema per questo sacchettino troverete tanti altri schemi per dei progetti davvero simpatici. Come primo step ho tagliato del basil arancione alla misura di 21 x 27,5 cm e ho deciso poi di utilizzare alcune delle immagini dai set Halloween per decorare questo cartoncino. Per creare un effetto carta pattern fai da te sto timbrando le immagini ripetutamente con il tampone VersaFine Clear nel colore Nocturne, quindi il nero, e le sto timbrando in posizioni e in orientamenti diversi in modo da creare un pattern che sia abbastanza random. Se non avete voglia di effettuare questo step potete o lasciare il cartoncino così com'è oppure utilizzare carta pattern. Sul sito di Impronte d'autore ne trovate tantissime. Io sono partita da un foglio 12x12 pollici, quindi 30x30 cm. A questo punto possiamo andare a creare le cordonature dove poi andremo a piegare il nostro cartoncino. In questa fase sto effettuando le cordonature sul lato lungo, quindi quello che misura 27 cm e mezzo, e avrò un primo gruppo di cordonature a 1 cm e mezzo l'una dall'altro. Quindi la prima cordonatura sarà a 1 cm e mezzo, la seconda a 3 cm e la terza a 4 cm e mezzo. Avremo poi un'altra cordonatura a 14 cm e mezzo e le ultime due cordonature saranno a 16 cm e a 17 cm e mezzo. A questo punto andremo a ruotare il cartoncino in modo da avere il lato corto lungo il bordo superiore della plissé e andremo ad effettuare un'altra cordonatura a 2 cm dal bordo a destra. Andremo poi a rifilare il cartoncino lungo quest'ultima cordonatura che abbiamo creato e quello che vogliamo ottenere alla fine è un pannello in cui abbiamo una piccola linguetta sotto a quel lato largo 10 cm. Sul blog di Impronte d'autore troverete comunque uno schema con le misure che potete utilizzare nel caso la spiegazione non sia stata abbastanza chiara e se avete domande come sempre potete lasciarle nei commenti e vi risponderemo il prima possibile. A questo punto possiamo andare a piegare il cartoncino lungo le cordonature e qui ai lati creeremo una piega stile fisarmonica. In questo modo il nostro sacchettino si potrà aprire e lo possiamo riempire di caramelle. Per chiudere il tutto sto utilizzando del nastro biadesivo lungo la linguetta che abbiamo creato su uno dei lati del sacchettino e anche sul fondo. Ho tagliato via gli angoli della linguetta in modo da poter incollare il tutto con più facilità e una volta aderiti i due lati tra di loro posso poi andare a chiudere il sacchettino con questa linguetta. Ecco la base, io la trovo veramente adorabile e il tocco della carta pattern fai da te con questi timbri dolcissimi mi piace da morire. Per decorare il sacchettino andremo a creare una coccarda che è davvero facilissima, anche per questa trovate lo schema sul packaging della tavoletta per cordonature plissé. Comunque quello che ho qui è una striscia di cartoncino basil verde tagliata a 30,5 x 2 cm e sto facendo delle cordonature a 1 cm l'una dall'altra. A questo punto posso procedere e piegare il cartoncino sempre a fisarmonica, quindi una piega la farò verso di me e una piega la farò nella direzione opposta a me. Ripeterò l'operazione finché non avrò piegato tutte le cordonature e alla fine questo sarà il risultato. L'andremo poi a chiudere ad anello utilizzando o del nastro biadesivo o della colla Nuvo. Fuori dalle riprese ho anche fustellato del cartoncino viola, sempre per rimanere in tema Halloween, utilizzando le fustelle cerchi di Impronte d'autore e questo è l'unico set di fustelle che vi servirà per creare il progetto di oggi. Per assemblare la coccarda, come vedete, la sto tenendo premuta contro la mia superficie di lavoro e sto utilizzando della colla Nuvo per fissarla in questa posizione.
Sono partita pensando di poter chiudere la coccarda utilizzando il cerchio più piccolo, quindi quello che poi alla fine sarà sul fronte, ma mi sono resa conto che in realtà sarebbe stato molto più semplice incollare la coccarda al cerchio più grande e poi decorarla dopo con quello più piccolo. Quindi, come vedete, sto incollando la coccarda sempre con collanuvo al cerchio più grande e il cerchio più piccolo l'ho messo da parte. Se volete potete utilizzare della colla a caldo che si asciuga un pochino più velocemente e se invece avete qualche altro trucco furbo per assemblare le coccarde fatecelo sapere nei commenti. Comunque a questo punto la colla nuova era asciutta e ho deciso di decorare la coccarda anche con dei piccoli banner che ho tagliato da del cartoncino nero. In questo modo completiamo la nostra palette di Halloween con l'arancione, il viola, il verde e il nero e aggiungiamo anche un altro po' di dettagli alla coccarda. Sempre parlando di dettagli, ho deciso di creare un'ulteriore decorazione utilizzando il set di timbri Halloween. Sto quindi timbrando il timbro circolare su del cartoncino bianco e ho aggiunto anche questo simpaticissimo fantasmino e sto utilizzando un punch circolare per tagliarlo. L'altro mini set di timbri Halloween ha un'etichetta ovale e volevo farvi vedere che anche per quella potete utilizzare un punch da 1,5 pollici e entrambi i punch che ho utilizzato oggi sono disponibili sul sito di Impronte d'autore, quindi troverete anche quelli linkati nella info box qui sotto. Per aggiungere un po' di colore a questa etichettina ho utilizzato i pennarelli Art Graphic Twin, è una colorazione davvero velocissima, niente di tecnico, niente di impegnativo. Il tampone che ho utilizzato è il VersaFine Clear nel colore Nocturne e a questo punto ho potuto completare la coccarda aggiungendo questo piccolo fantasmino. Prima di incollare il tutto ho deciso di aggiungere un tocco di luminosità alla base del sacchettino e quindi ho semplicemente creato dei piccoli accenti con una penna gel bianca sulle immagini che avevo timbrato. L'ultimo step è quello di decorare il nostro sacchettino con la coccarda ed ecco il risultato finale. A me piace davvero tantissimo, mi sono divertita un mondo a realizzarlo e davvero dovete provarlo perché è facilissimo e dà tanta soddisfazione. Non dimenticate che lo schema per la realizzazione di questo sacchettino lo potete trovare sul blog di Impronte d'autore e qui a schermo trovate anche un paio di suggerimenti per altri video che vi possono interessare. Come sempre vi ringrazio tantissimo per essere passati di qua e vi auguro una buona giornata.